Ciao, mi chiamo Antonio Trapani, pratico da 45 anni Kung Fu vietnamita, Close Combat e adesso ho cominciato a praticare il Silat col maestro Carlo Andres. La mia passione è cominciata da bambino, fin da piccolo avevo la passione per le arti marziali, ho avuto la fortuna di conoscere diversi maestri che mi hanno aiutato a progredire tecnicamente su queste arti marziali e la passione è continuata. Quest'anno diventano 45 anni di pratica, come ho detto prima, e la passione non si spegne mai. Anche se l'età avanza, manteniamo, come si dice, un cauto ottimismo su quello che è la pratica. Ormai è diventato uno stile di vita per me, la passione non si spegne mai, continua a crescere. Come dimostro, infatti, sto studiando nuovi stili perché la passione è tantissima. La nostra scuola, che è la Dungsi Academy, è una scuola che esiste dal 1990, ha continuato con diversi stili di Kung Fu vietnamita, adesso siamo affiliati alla Federazione Mondiale di Arti Marziali Tradizionali Vietnamite con lo stile Millong, che è presieduto dal maestro Frédéric Marion con sede in Francia. Ultimamente abbiamo avuto dei grossi progressi, siamo riusciti a ottenere il riconoscimento dall'ASI, ente sportivo riconosciuto dal CONI, come stile Millong, e questo per me è un punto di soddisfazione perché è stato un periodo duro col Covid, riuscire a mantenere i corsi aperti e convincere la gente a continuare a non mollare. Questo riconoscimento mi ha dato tanta soddisfazione perché mi è stato riconosciuto anche il titolo di docente ASI CONI come insegnante. Infatti la nostra sede è qua di Arcole, provincia di Verona. Stiamo anche facendo un corso per maestri dove verrà riconosciuto con diploma CONI, con tanta soddisfazione mia e da parte dei praticanti. La nostra è una scuola che è aperta a diversi stili, non ci siamo chiusi in una mattonella come fanno altre persone, ma penso che sia una questione proprio di apertura verso l'arte marziale. C'è sempre qualcosa da imparare. Quello che mi preme insegnare ai miei allievi, e soprattutto l'umiltà, è accettare un altro stile, un'altra scuola per arricchire il nostro bagaglio tecnico. La nostra associazione si chiama Dungsi Academy e Dungsi è il nome che quando si raggiunge il livello di maestro, il maestro tuo più vecchio ti dà un nome che fa parte della sua famiglia. La Dung significa guerrieri e Xi coraggiosi. È un nome così, tra virgolette, d'arte perché rappresenta quello che ha fatto un maestro nel suo percorso. Ho fatto diversi anni di agonismo, diverse gare di combattimento dove mi sono anche fatto male seriamente, ma il coraggio non è mai mancato, abbiamo continuato. La parola che viene dopo, Academy, proprio perché ho deciso di stabilire un luogo dove è un'accademia dove non si studia solo uno stile, ma diversi stili per dare la possibilità a tutti di crescere tecnicamente. Come simbologia che abbiamo qua in questo stemma, vedete un drago che avvolge una tigre in attacco. Nelle arti marziali vietnamite è importante la simbologia perché viene da una parte storica. Il drago rappresenta la nobiltà d'animo, lo spirito guerriero, la tigre il coraggio. E il coraggio per noi è importante perché non è soltanto, come ho detto prima, una questione di combattimento in un ring o in un quadrato. Il coraggio è da mettere in pratica tutti i giorni, il coraggio di andare a lavorare, di mettersi in discussione, di affrontare difficoltà. Il drago che avvolge la tigre significa che il coraggio deve essere circondato da nobiltà d'animo e questo è importante per chi pratica un'arte marziale vietnamita perché si instaura già da subito in un principiante certi valori di rispetto e di educazione. Nel fondo del banner abbiamo qui una frase che non è mia ovviamente, nessun limite eccetto il cielo, proprio per indicare il fatto che non dobbiamo darci limite né di età né di fisico né di problematiche. Quando si pratica col cuore, quindi se pratico col cuore supererò qualsiasi difficoltà. Il limite è il cielo perché non possiamo andare oltre il cielo ovviamente. Il Kung Fu vietnamita è un'arte marziale tradizionale che da più di 3.000 anni con documenti che certificano questa arte marziale. È un'arte marziale abbastanza varia dove si studiano sia tecniche di combattimento a mani nude, forme tradizionali che vengono chiamate Quyen in vietnamita o il kata nel karate, lo studio delle armi tradizionali, dalla lancia alla spada, il nunchaku, a tutto ciò che deriva dalle armi antiche tradizionali orientali.
Si studia anche a certi livelli, parliamo di cintura nera in su, medicina tradizionale dove si studia l'agopuntura, i meridiani e tutto ciò che gira attorno a questo concetto. È molto importante perché questo porta la persona dopo un po' di anni a praticare con una certa serenità, con cura del corpo, della salute, magari anche praticando questa medicina tradizionale che alla fine porta dei benefici. È un'arte marziale a 360 gradi che dà la possibilità a tutti di praticare. Nei nostri corsi abbiamo gente dai 6 anni fino ai 72 anni. È logico che il settantenne non farà le cose da un ragazzino, però vedo che con un programma che abbiamo stabilito ad hoc la gente continua ed è contenta. Questo è un punto di soddisfazione perché è quello vedere la gente alla fine che è soddisfatta e che continua. Abbiamo gente che ci segue da 30 anni e gente da 2 mesi. Mi auguro che quelli di 2 mesi continueranno per tutta la loro vita. È un'arte marziale che cerca l'equilibrio fra l'uomo e l'universo nella nostra filosofia. Come simbolo abbiamo il bambù. Il bambù rappresenta la flessibilità, la rettitudine e la continua crescita. Il verde, infatti, del bambù rappresenta una persona che continua a crescere ed arricchirsi. Dritto, ma non rigido, flessibile, in modo che da farci desistere dai problemi, piegare e farceli scorrere addosso. La morale della nostra arte marziale è quello di essere un uomo sereno, educato, rispettoso in mezzo agli altri uomini, rispettare l'altro come una persona uguale a noi. E questo ci tengo a precisarlo perché abbiamo diversi tipi di persone in palestra da noi e non ci poniamo limiti di età, di razza o di colore. Questo perché è un'arte marziale a 360 gradi dove si cerca l'equilibrio dell'uomo nella natura. Penso che sia molto importante al giorno d'oggi praticare un'arte marziale perché il valore come umiltà, rispetto, educazione verso chi è più debole o verso per chi è più anziano, quindi ha avuto un percorso più lungo del nostro e ci sta tramandando qualcosa. È importante sempre pensare che chi dedica del tempo a noi dobbiamo gratificarlo con rispetto, quindi la cosa più importante per me è quello. Penso che al giorno d'oggi le difficoltà che hanno i giovani si stanno notando nella società di oggi, il bullismo che avanza, le problematiche a scuola, in famiglia. Un'arte marziale potrebbe essere un mezzo per riacquistare certi valori che stanno lentamente perdendosi. Per quello penso che l'arte marziale tradizionale può insegnare tanto, non soltanto per un discorso di difesa, di combattimento, calcio e pugni, ma proprio sul valore di educazione. Questa è la cosa più importante che continuo a insegnare e continuo a insegnare. Adesso stiamo praticando anche un'arte marziale che è Silat, del gruppo Officina del Silat di cui sono onorato di fare parte. Anche oggi in questa Crute Nostra stiamo praticando uno stage dove il maestro Carlo Andres ci sta insegnando le sue tecniche. Questo per dimostrare che non siamo una scuola chiusa, ma continuiamo a praticare anche stili diversi per la crescita personale e tecnica. La cosa che mi fa piacere è che la gente risponde bene a questi valori e ne sono veramente orgoglioso. 45 anni non sono pochi ma non sono tanti perché penso che un maestro ha sempre qualcosa da imparare. Mi reputo un allievo anziano, non un maestro, perché questo deve essere l'atteggiamento di ogni praticante d'arti marziali. Sempre essere allievi, sempre assorbire, imparare e condividere, non chiudersi a guscio su una mattonella e pensare di essere arrivati. Ancora adesso ho tanta voglia di imparare, continuo a mettermi in discussione con altri stili, ovviamente porto avanti il mio stile che è quello con cui sono nato. Molto importante per me questo periodo perché adesso ad aprile in Spagna rappresenterò l'Italia e probabilmente andremo anche in Marocco a dei mondiali dove rappresenteremo l'Italia. E per me questo è un punto d'orgoglio perché dopo un tot di anni incomincio a raccogliere i frutti di quello che è stato non facile in questi anni. Allora, noi abbiamo la nostra pagina su Facebook, Dungsia Academy, e potete trovare tutte le indicazioni anche dove pubblichiamo eventuali eventi, stage o gare o tecniche da applicare durante l'allenamento. Abbiamo un sito che è www.dungsia Academy. La nostra sede principale adesso è qui ad Arcole in provincia di Verona,
pratichiamo 4 giorni alla settimana e ogni tanto la domenica facciamo un ulteriore allenamento in più sia per recuperare il programma o per studiare cose al di fuori, altre arti marziali, altri stili. Invitiamo spesso altri maestri dove ci portano il loro sapere e noi ne siamo non soltanto felici ma orgogliosi e onorati. E questo è importante, ripeto, come ho detto prima, non voglio ripetermi, è importante perché l'arte marziale deve essere a 360 gradi senza mancare di rispetto agli altri. Vi auguro buona felicità a tutte, pace e serenità e siate felici e praticate sempre alla grande.